Bentornati sul canale YouTube di Nob. Oggi parliamo di tanatologia e quindi parliamo di che cosa succede, di come riconoscere quando i nostri cari stanno lasciando questa dimensione fisica. E quale posto migliore se non il santuario di San Francesco a Paola, di cui in Calabria io non conoscevo assolutamente l'esistenza. È importante riconoscere i segnali che ci sono quando i nostri cari si stanno allontanando e stanno per trasformarsi in energia leggera, perché sappiamo più o meno quanto tempo abbiamo a disposizione, sappiamo che ci dobbiamo salutare, sappiamo che se possiamo, se abbiamo questa fortuna, perché è una fortuna, dobbiamo chiarire le cose. Spero che questo video sia veramente utile perché spesso si brancola nel buio. Benvenuti o bentornati sul canale Nob, il mondo invisibile, in cui parliamo di pulso tantrico, numerologia e tanatologia. Prima osservazione: quando i nostri cari si stanno avvicinando all'altra dimensione, cominciano soprattutto di notte, è come se durante il sonno fosse un sonno sveglio e con le mani toccassero, stessero parlando con qualcuno. Pronunciano delle parole che spesso sono incomprensibili. Se voi li svegliate in quel preciso momento, loro vi diranno che stavano dormendo. E questa azione di toccare, di parlare, si ripete quasi tutte le notti. Osservazione numero 2: cominciano a parlare di meno. La parola ha un peso molto fisico, molto terreno, e siccome dall'altra parte si è più leggeri, cominciano a stare, diciamo, con un piede di qua, un piede di là. L'importanza della non parola, quindi parlano molto di meno. Osservazione numero 3: vedono tutto, notano cose relative all'ambiente circostante, che può essere spesso che è la casa, e alle persone che gravitano intorno, cose che prima non notavano. Spesso ci si riferisce a grande le campane. Queste le teniamo, ci abbiamo la benedizione. Speriamo che non duri 2 ore. Spesso vedono cose che hanno un significato simbolico, che può essere un quadro con un significato simbolico che prima non avevano mai notato, una foto con un significato. Guarda, tutti i posti che ci sono, la suora ce l'ho di dietro, cioè il posto immenso c'ho la suora che parla di dietro. Adi. Notano quindi tutto quello che ha un valore simbolico nel loro contesto, che il più delle volte è la loro casa. Notano anche degli atteggiamenti, dei dettagli, delle peculiarità delle persone che gravitano intorno a loro, che di solito sono i cari, e colgono il dettaglio, vanno a fondo, colgono la realtà o di quel quadro o di quel santino o di quella persona. 4 o 3, non mi ricordo più perché col casino della suora. A un certo punto mollano, ma mollano non perché hanno smesso di combattere contro la malattia, mollano perché sentono che dall'altra parte è dove devono andare. Mollano in questo senso e lo fanno in assoluto silenzio, in assoluta umiltà. E veramente molto emozionante questo. Sempre nei giorni precedenti alla dipartita, oltre a quello che ho spiegato all'inizio, cioè di questo movimento con le mani come se stessero accarezzando, toccando qualcuno, notte spesso succede che parlano, anzi chiamano o urlano, tant'è che in questi casi si svegliano anche loro ed hanno paura, i loro cari. Quindi possono essere i genitori, possono essere i nonni, possono essere gli zii, e questo a loro li sveglia, li desta e gli fa un po' paura, e anche in questo caso il giorno dopo non si ricorderanno di questa sveglia notturna. Ovviamente tutto questo succede di notte. Spero che questo video sia stato utile, spero che possa, per chi ha la fortuna, ribadisco, ha la fortuna di accompagnare alla dipartita, capire quando inizia
la dipartita, perché il tempo di solito è limitato. Questi sono i segnali: più tempo c'è, ovviamente tempo abbiamo per accompagnarli, più tempo abbiamo per stare con loro in questa dimensione fisica. Spero che possa esservi utile. Se avete dei commenti, ovviamente li potete scrivere, potete condividere i vostri punti di vista, vi potete iscrivere al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.